Picchi Catania, picchio, a fare sta vita non ti faccio più. Picchi Sicilia, picchio, a stare così non ti faccio più. E siamo tutti a me. Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Il Giardino ai piedi dell'Etna. Oggi vi voglio fare vedere questo bellissimo ciliegio che ho qua io, è una varietà di ciliegio ferrovia, ciliegio dolce. Vi sto facendo vedere soprattutto, voglio spiegare alcune cose per alcune persone che non sanno per l'imbolinazione, diciamo. Allora, questo ciliegio ferrovia, a parte che ci sono qui le api che stanno imbollinando, che ora vi farò vedere, è pieno di api che sta imbollinando il fiore. Questo ciliegio che ho qua io è un ciliegio autosterile, significa cioè che autosterile significa che non è in grado, il polline diciamo, non è in grado di fecondarsi da solo, in grado di fecondare anche altri ciliegi della stessa varietà, perciò ha bisogno di una impollinazione diciamo incrociata tramite i pronumbi. Pronumbi sarebbero le api, i bombi eccetera eccetera, o se no di qualche ciliegio tipo acido che ora vi farò vedere, quello selvatico diciamo che è autofertile, o se no qualche ciliegio che c'è in zona che è autofertile e viene impollinato, ossia anche dal vento se è vicino e anche dalle api. Quando andiamo a comprare diciamo qualche pianta di ciliegio dobbiamo comprare sempre una pianta diciamo che sia autofertile, che si imbollina da sola, o se no se voi vi piace una varietà che è autosterile diciamo comprate questa qua, solo che ci vuole diciamo una pianta autofertile che viene diciamo impollinata. Ovviamente deve essere anche l'impollinazione vale perché le debbono avere le stesse diciamo periodi di fioritura, se no non si fa niente. Se quella se per questa per esempio sta fiorendo ora all'inizio di aprile, che siamo in aprile, per esempio quella là fiorisce che so alla fine di aprile, già questa qua ha fiorito e già non fa niente, perciò ci vuole diciamo una pianta impollinatrice che fiorisce nello stesso periodo. Poi con il tempo hanno fatto diciamo delle modifiche che hanno fatto delle ciliegie, delle piante di ciliegie, diciamo, hanno selezionato delle piante di ciliegie che sono autofertili, perciò quando si va a fare diciamo un impianto di ciliegio o mettiamo un ciliegio ferrovia e uno che è autosterile e uno autofertile, così abbiamo l'impollinazione incrociata tramite gli insetti. Come dicevo, poi c'è anche da dire che mano a mano che parlo vi sto facendo vedere un pochettino la pianta, c'è il sole, mi sposto, la pianta che ci sono le ali che stanno impollinando, là, che stanno impollinando, mi metto meglio qua che c'è il sole dietro le spalle. Ovviamente se la pianta è autosterile e non ci sono ciliegie sia selvatico o acido a tonne che sono autofertile o qualche ciliegio che è autofertile di qualche vicino, noi non abbiamo neanche una ciliegia se non ci sono gli impollinatori diciamo. Il tempo si sta annuvolando e come dicevo se no poi se uno ha anche che so, può fare un innesto, può fare un innesto di un ramo con una varietà autofertile, così avremo diciamo un ciliegio che imbollina e un ciliegio che fa le ciliegie, perché queste qua se non vengono fecondate non nasce neanche una ciliegia, perché il polline come dicevo è autosterile, significa che non può fecondare sia questo qua i fiori sia fiori di altre piante di ciliegio della stessa varietà, tipo come praticamente il fiore
sono fiori emafrodite, no? Emafrodite significa che ha gli organi, diciamo, riproduttivi sia maschili che femminili. Quelli maschili si chiamano, ha ovviamente gli stami dove c'è il polline, e quello femminile ha il pistillo, diciamo, in cui il fiore che poi nasce, diciamo, la ciliegia, che viene fecondato l'ovulo, diciamo. E poi anche questi qua emafrodite, come per esempio vi cito qualche ortaggio, per esempio i fiori del pomodoro, peperone, della cipolla, del cavolo, del pesco, diciamo, del ciliegio, che sarebbe questo qua, eccetera eccetera. Insomma, sono fiori che la maggior parte, grazie a questo, diciamo, un fiore, diciamo, si chiama fiore completo, diciamo, che ha diciamo, sia gli organi riproduttivi maschili che femminili, però alcune case possono essere autosterili e autofertili, tipo negli ortaggi dei pomodori, cose hanno bisogno ovviamente anche delle api, però si autoimboluno da soli gli ortaggi, questi qua che ho citato poco fa. Ovviamente i fiori emafroditi sono sia nelle piante monoiche e sia nelle piante dioiche. La differenza dove consiste? Consiste che nelle piante, diciamo, dioiche, tipo come il kiwi, che ha bisogno di una pianta maschile per essere impollinata, hanno entrambi, diciamo, unisessuale si chiama, hanno entrambi i sessi le due piante, solo che là per esempio gli stami dove c'è il polline è sterile, diciamo, sterile, che non è buono, diciamo, e dell'altra pianta per esempio ha sempre gli stami e l'ovulo, e gli stami sono, diciamo, fettile, diciamo, il polline è buono e va a impollinare l'uno o l'altro. Insomma, uno di tutti e due hanno gli stessi organi riproduttivi, sia maschile che femminile, sia il polline e sia l'ovulo, e poi uno di tutti e due avranno l'ovulo che si può fecondare, invece l'altro, quello che c'ha, può avere l'ovulo che ha bottito, diciamo, che non fa frutti, ha il polline e l'ovulo ha bottito, e viceversa c'ha il polline e l'ovulo che, diciamo, che può essere fecondato nelle piante dioiche. Questa è un pochettino la differenza dei fiori emafroditi, diciamo. Per esempio questa situazione che ho detto poco fa la troviamo soprattutto nella pianta di asparago selvatico, che c'è la pianta maschile che, come ho detto poco fa, che porta entrambi i sessi, maschile e femminile, cioè che portano tutti e due entrambi i sessi, solo che uno di tutti e due ha sia l'ovaio che è abbottito, o sia il polline che è buono, diciamo, che uno di tutti e due viene fecondato. Invece ci sono piante tipo tipo monoiche, che portano gli organi maschili e femminili sulla stessa pianta o sul fiore, diciamo, tipo come la zucca. Ora vi farò vedere, come ho detto, già vi ho spiegato un pochettino tutto. Ora vi farò vedere, qua c'è accanto la nonna Paola, vi farò vedere, il tempo si è annuvolato, vi farò vedere qua che questo qua della nonna Paola, non so che ciliegio, se è autofertile o no, praticamente diciamo, le api impollinano sia questo che quello, e quello là che c'è là, quello che si vede dietro le spalle, è un ciliegio acido, perciò quello là è autofertile, perciò bene o male le api di là, poi passano di qua, poi qui attorno, come qui di fronte là, mi sposto un pochettino così di fronte là, dove vedete quei fiori, mi avvicino, fiori bianchi, quello sembra un ciliegio, qua e la maggior parte dei vicini hanno i ciliegi, perciò non so se è un ciliegio selvatico o un ciliegio autofertile o un ciliegio ad ogni modo. Insomma, c'è l'impollinazione e impollinazione, diciamo, incrociata. Ripeto, qui attorno la maggior parte dei ciliegi ce l'hanno, anche qui sopra c'hanno i ciliegi. Questo è un ciliegio, come dicevo, ferrovia, che è autosterile. Qui della nonna Paola c'è questo qua che fa belle ciliegie, non so sempre, ripeto, se è autofertile o autosterile. Quello là,
quello acido e autofertile, peggio bene o male abbiamo l'impollinazione incrociata delle api che poi vengono qua, perché se no, se non c'erano questi, noi non avevamo neanche una ciliegia. Qui sopra per esempio c'è un'altra pianta di ciliegio che è di là, che non si vede, perché bene o male siamo circondati, diciamo, di ciliegie, di piante di ciliegie. Ovviamente la fioritura viene un po' anticipata rispetto a fogliamento, prima nasce la fioritura e poi nascono le foglie. Ovviamente nel resto, come che so, il susino, il pesco, l'abicocco, insomma alcune piante che prima tipo il mandorlo prima fa la fioritura e poi nascono le foglie che nel frattempo già vengono impollinate. State vedendo? Insomma, mi sembra che ho chiarito un pochettino tutto, perciò mi raccomando, quando andate a comprare delle piante di ciliegie assicuratevi, fate anche delle ricerche, non vi fidate sempre di una persona e assicuratevi che il ciliegio che comprate è un ciliegio autofertile o se no autosterile, se vi piace la varietà, e poi comprate uno autofertile e lo mettete vicino, così avrete l'impollinazione assicurata delle api, diciamo impollinazione incrociata. Va bene, allora io non voglio più prolungare il video, vi ho spiegato un pochettino tutto, insomma, per quello che io so e ve l'ho spiegato in maniera, diciamo, con parole povere, così voi già sapete qualcosa diciamo, della pianta di ciliegio, perché alcune persone che hanno le piante di ciliegio che non ci fanno ciliegie, per questo motivo, o perché nella zona non ci sono ciliegie autofertili e non ci sono altri tipi di ciliegie che possono essere impollinati tramite i pronumbi, diciamo, le api, i bombi, eccetera eccetera. Perciò informatevi prima, io vi ho spiegato un pochettino tutto e lì sto tentando di fare qualche magotta di ciliegio, però non so sempre se va avanti, poi quando sarà il momento se va a buon fine, diciamo, caricherò su YouTube questa riproduzione tramite magotta in aria, diciamo, nel vaso, come si vuol chiamare. Va bene, allora io penso che qualcosa ve l'ho spiegata, vi ho fatto vedere le api che impollinano, diciamo, il fiore del ciliegio tramite impollinazione incrociata, no, del polline di questa qua, perché il polline di questa varietà non è capace, diciamo, di fecondare l'ovulo, perciò ha bisogno di altro polline, di altre piante, diciamo, autofertili. Vediamo, ora vi lascio là c'è un'ape che sta impollinando, sta vedendo come girano i fiori. Ovviamente poi la fioritura finisce perché dura poco e poi man mano che poi quando sarà il momento che sono tutti impollinati, le api poi qui non tornano più perché sanno che non c'è niente più per loro. Va bene, io concludo il video e spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ho fatto vedere la fioritura, anche se c'ho qualche video sul mio canale, che c'ho un video che ho caricato che qua c'erano 3 piante di ciliegio, una era là, era il Napoleon, che là c'è il tronco che è seccato, e una era là che era della stessa varietà diciamo ferrovia. Perciò queste piante hanno più di 50 anni, come mi è stato detto dal proprietario che abitava qua, e perciò ho solamente questa pianta. Speriamo che non muore e che va tutto bene. Io la tratto bene, non gli vado a fare potature drastiche, diciamo, grosse, qualche ramo che si incrocia, qualche piccola potatura, però la potatura si deve fare dopo la raccolta della frutta. Mi raccomando, dopo le ciliegie, che raccogliamo i ciliegi, si può fare la potatura. Ripeto, piccole potature, non grosse potature, se no lasciatelo stare perché la pianta muore, viene attaccata dalla gommosi, eccetera eccetera. Va bene, allora io purtroppo parlo, se no il video poi si allunga.
Però mi fa tanto piacere che diciamo che dico tutte queste cose per alcune persone che alcune cose non le sanno, è meglio che uno spiega tutte queste cose. Bene o male vi ho spiegato un pochettino la situazione del ciliegio, perché fruttifica, non fruttifica, che cosa ha bisogno e che cosa non ha bisogno. Va bene, io concludo il video e spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale, se vi fa piacere iscrivetevi, così quando carico un video sarete aggiornati che ho caricato un video. Una buona giornata da Giovanni, ci vediamo al prossimo video.